Bugie. Ci confrontiamo con le bugie ogni giorno. A volte le diciamo, altre volte invece ci vengono dette. Alcune bugie sono innocue e si dicono per evitare situazioni imbarazzanti o per non ferire i sentimenti altrui. Le classiche bugie bianche, per intenderci. Altre invece sono più serie e possono mettere in pericolo anche i rapporti interpersonali. Le bugie sono quindi parte integrante della nostra comunicazione. Ma quanti sono i modi per comunicare? Comunichiamo con le parole, con i gesti, i movimenti, con il nostro abbigliamento. Comunichiamo attraverso le nostre decisioni e persino attraverso il nostro modo di vivere la sessualità. Ebbene sì, anche la sessualità è comunicazione. Ma adesso riflettiamo insieme sul significato di questa espressione. Proviamo a immaginare una coppia che ha da sempre vissuto la sessualità con passione e che non ha mai ritenuto di avere problemi in tal senso. Poi all'improvviso la situazione si trasforma. Il desiderio di uno dei due partner nei confronti dell'altro diminuisce. Talvolta questo accade quando non si prova più amore, ma non si riesce ad accettare la realtà. E il rifiuto inconscio di questa verità si manifesta allora nella sfera sessuale. Il sintomo diventa quindi una metafora, un messaggio non consapevole che si esprime attraverso il corpo e la sessualità. La comunicazione sessuale utilizza un linguaggio complesso, attraverso il quale trasmettiamo emozioni, desideri, connessioni profonde. Ed è una comunicazione che va oltre le parole, che attinge alla parte più intima del sé, quella inconscia, che è la custode della nostra autenticità. Eppure, probabilmente, avrete sentito parlare del fatto che spesso nella sessualità si finge. Ormai è un cliché. A volte gli uomini raccontano bugie agli amici riguardo i loro rapporti sessuali e le donne talvolta fingono l'orgasmo. Sì, è vero, nella sessualità si finge, ma c'è un motivo. Si è portati a fingere perché sin da piccoli ci sono state raccontate troppe bugie riguardo alla sessualità. Sono certa che le avrete sentite dire almeno una volta frasi come se ti masturbi diventi cieco o i bambini li porta la cicogna. E queste sono solo due delle tante frasi che ci hanno condizionato. L'uso di bugie e mezze verità nella sessualità ha contribuito a renderla un argomento tabù. Provate ad immaginare di pronunciare la parola ginocchio durante una conversazione tra amici, al ristorante. Con tutta probabilità la cosa non suscita alcuna emozione particolare, se non magari un vago ricordo di dolore in chi l'ha battuto il giorno prima contro il tavolino del salotto. Ora invece provate ad immaginare di pronunciare la parola pene nella stessa situazione. Che cosa cambia? Probabilmente i volti arrossiscono, l'imbarazzo si diffonde e il silenzio cala all'improvviso. Ma come mai una simile parola può scatenare una tale reazione? Parlare di sessualità crea imbarazzo perché nel tempo la cultura ci ha portati a considerarla come un vizio, come qualcosa di sporco, peccaminoso, trasgressivo, da vivere con vergogna e timore. C'è infatti tutta una storia culturale e religiosa che nel tempo ha demonizzato il piacere e influenzato la percezione della sessualità, dipingendola come un territorio oscuro e segreto da esplorare con cautela. Qualcosa di profondamente naturale come la sessualità è diventato quindi anche un fatto culturale. Bene, ok, ma perché si tende a dire bugie nella sessualità? Per troppo tempo la società ha relegato la sessualità in un angolo buio, considerandola come una forza da controllare per mantenere l'ordine sociale. E questo atteggiamento restrittivo ha
radici profonde nella cultura umana e risale a epoche in cui la regolamentazione della sessualità era strumento necessario per il controllo delle malattie sessualmente trasmissibili e per la gestione della crescita demografica. Le restrizioni nella sessualità erano quindi giustificate da motivazioni pragmatiche e sanitarie piuttosto che da considerazioni morali o etiche. Tuttavia, nel corso del tempo, questa regolamentazione ha assunto connotazioni più complesse. In nome dell'etica e della morale sono state create rigide regole di buona condotta, norme e restrizioni volte a reprimere i desideri e le pratiche sessuali considerate devianti. Valori sociali, culturali, politici, religiosi si sono intrecciati creando una fitta rete di tabù e restrizioni. Contenere l'espressione della sessualità ha limitato lo spazio e l'imprevedibilità e di fatto permesso il controllo sociale. L'evoluzione dei tabù sessuali è stata anche influenzata dal perpetuarsi di ideali e stereotipi di genere che hanno contribuito a creare ruoli e aspettative rigidi per uomini e donne, sancendo poi di fatto il binarismo di genere come la possibilità meglio accettata a livello sociale. Ma com'è stato possibile portare le persone ad accettare tutto questo? Qual è stata la leva più potente per indurle a seguire le regole? La paura. Paura del giudizio, paura di non conformarsi alle aspettative sociali, paura di gravi conseguenze. Le bugie quindi si sono intrecciate con la paura, la vergogna, la mancanza di conoscenza, creando un ambiente in cui le persone si sono sentite costrette a conformarsi o addirittura a nascondere la propria autenticità, celando aspetti della propria sessualità e creando un circolo di bugie autoimposte. La paura, infatti, è quell'emozione che rende le persone vulnerabili. Sto parlando al passato, ma questo accade ancora oggi. Ancora oggi le persone spesso mentono o omettono questioni relative alla propria sessualità. Molto spesso, a volte capita che si abbia difficoltà a dire le proprie fantasie sessuali anche al partner per paura del giudizio. E vi assicuro che mi sono sentita dire più volte: chissà cosa penserebbe di me se gli raccontassi questa mia fantasia sessuale. Per difendere la propria immagine sociale, le persone sono quindi disposte a rinunciare alla propria libertà e al proprio piacere sessuale. Freud sosteneva che dietro le bugie c'è un interesse di tipo emotivo. In altre parole, le bugie non sono altro che degli strumenti per alterare la realtà e renderla più adatta ai propri bisogni emotivi. Sono psicologa e sessuologa. Nel mio lavoro mi confronto con le esperienze di molte persone, anche attraverso l'attività di divulgazione online. E molto spesso mi viene chiesto: è normale? È normale avere rapporti una volta al mese? È normale masturbarsi se si è in coppia? È normale desiderare una relazione aperta? Poi aggiungono sempre che me lo stanno chiedendo per un amico, però questa è un'altra storia. È normale. Ma cosa significa la parola normale? La parola normale deriva dal latino e significa conforme alla norma, conforme agli standard. Nel tempo poi il suo significato si è evoluto, andando ad indicare ciò che è comune, regolare o in linea con le aspettative sociali. In senso più ampio, il termine normale si riferisce a ciò che è abituale in un determinato contesto o situazione. La normalità, quindi, è semplicemente una mera questione statistica che riflette le abitudini di un determinato tempo e luogo. Tuttavia, il concetto di normalità applicato alla sessualità è limitato a rigidi parametri sociali influenzati da società, cultura, storia. E discostarsi da ciò che è considerato normale può far sentire strani o addirittura perversi. Perversione.
Questo termine che, seppur obsoleto, ancora oggi condiziona fortemente il modo in cui la società giudica le espressioni sessuali fuori dai limiti convenzionali. Questo fenomeno spiega perché a volte gli uomini raccontano bugie riguardo i loro rapporti sessuali per sentirsi normali e in linea con le aspettative sociali. Per lo stesso motivo le donne talvolta fingono l'orgasmo, perché è vero che fingere l'orgasmo è un modo per non deludere il partner, ma è anche vero che farlo permette di sentirsi adeguate a quella regola sociale che vuole che ogni rapporto sessuale culmini con l'orgasmo. Dobbiamo ricordare però che la diversità è inevitabile e che di fatto arricchisce l'esperienza umana. Il concetto di normalità applicato alla sessualità dovrebbe tradursi nella libera espressione di qualsiasi forma sessuale che sia consensuale, consapevole, rispettosa. Nella sessualità siamo nudi, sì, ma solo dai vestiti. Non ci spogliamo dalle paure, dalle regole, dai pregiudizi, dagli stereotipi. Ma con questo non intendo dire che dovremmo ignorarli o fingere che non esistano, no. Dobbiamo tenere a mente però che essere autentici nella sessualità è un atto di coraggio, che apre le porte a una più profonda consapevolezza di sé e a relazioni interpersonali più autentiche. Non esiste una bugia abbastanza grande da nascondere chi siamo veramente, soprattutto se si tratta di sessualità.